Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di limone partendo semplicemente dai semini che ci sono all'interno del frutto, quindi dagli scarti e a costo zero. Vi mostrerò anche una tecnica che vi permetterà di agevolare e anche a livello di tempi dimezzarli la germinazione dei semi stessi, quindi vi consiglio di seguire il video e di provare a rifare ciò che vi mostrerò in questo, perché sono sicuro che alla fine sarete contenti di averlo fatto. La prima cosa da fare è quella di procurarsi dei limoni. I limoni possono essere di variantura e di varie dimensioni. Guardate, questi sono due esempi, uno piccolino e uno grande. Sappiate che una volta estratti i semi da questi frutti, le piantine nasceranno praticamente identiche. Una volta scelto il frutto, procediamo con l'estrazione dei semi, quindi procuriamoci un coltello e tagliamo il limone in questa maniera. Fatelo a spicchi, ecco qua. Ed una volta che avrete diviso in 4 il limone, dividete ancora ogni parte in 2, così. L'avere suddiviso in 8 parti il limone darà più visibilità e accesso a tutto il frutto, quindi favorirà l'estrazione dei semi. Guardate, addirittura le parti interne, quindi basterà semplicemente asportarli in questa maniera. Ed alla fine otterremo questi. Dato che ne abbiamo comunque ottenuti parecchi, se non vogliamo piantarli tutti e decidiamo di piantarne solo una parte, allora vi consiglio di fare una cernita e di scegliere quelli più grossi. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio la differenza tra i semi. Guardate, si vede a vista d'occhio la differenza. Quindi questo è davvero piccolino e questo invece è un bel seme corposo, quindi fra i due chi avrà più possibilità di generare una piantina sana e forte sarà questo. Una volta fatta la cernita dei semi, prendete ogni singolo seme e pulitelo con uno straccetto, perché l'operazione che dovremo fare adesso sarà quella di pelarlo, quindi togliere letteralmente tutta la pellicina che c'è intorno al seme. Quindi basterà, spero che si veda dal video, basterà semplicemente togliere questa pellicina che c'è intorno. Se non ce la fate con le mani, potete prendere una pinzetta per le sopracciglia e aiutarvi con quella o una qualsiasi tipo di pinzetta. Guardate, prendete e letteralmente andate a tirare via la pellicina così. Spero che si veda. Ok. 1. E ci vorrà un po' di tempo casomai. Ecco qua. Ecco qua. E 2. Avremo così ottenuto il seme pronto da mettere a dimora nel terreno. Eliminare la pellicina che c'è intorno al seme accelererà e faciliterà la fase di germogliazione del seme stesso, quindi la nascita della piantina, ma non è obbligatorio, questa è una cosa che deciderete voi, quindi se sottoporre o meno il seme a questo procedimento. Una volta preparato il seme, sarà da metterlo a dimora nel terreno. Io ho trovato in commercio questi, che sono dei vasetti biodegradabili, sono davvero fantastici, costano pochissimo e sono ecologici. Si parla di pochissimi centesimi, quindi la spesa merita assolutamente il vantaggio, perché una volta che noi metteremo il semino all'interno, quindi con della terra, metteremo il seme e lo faremo crescere, quando la pianta sarà abbastanza grande si potrà mettere direttamente tutto il vasetto o nel terreno, se avete un giardino e se il clima ve lo permette poi per fare crescere la piantina all'esterno, o in un vaso più grande con della terra all'interno, quindi semplicemente andando ad adagiare questo nel centro del vaso e poi ricoprirlo fino all'orlo. Questo permetterà di evitare alla pianta il trauma del travaso. Riempiamo il vasetto con della terra che sia leggermente acida, che contenga azoto, fosforo e potassio. Questi sono gli elementi principali per poter fare crescere correttamente una pianta di agrumi. Io vi consiglio in questo caso di comprare una miscela già pronta, se ne trovano tantissime in commercio e almeno non avrete il problema di miscelarla, perché effettivamente in questo caso trovare le dosi giuste non è proprio facile. Se per caso avete del terreno in casa e volete comunque riutilizzare quello, allora vi consiglio di fare una cosa: spruzzate all'interno del terreno un pochettino del succo di limone in modo da rendere il terreno un pochettino più acido, dopodiché aggiungete dei pezzettini di banana, questo permetterà di apportare al terreno gli elementi nutritivi che serviranno al seme. L'operazione di semina è davvero molto semplice, quindi con una pinzetta fate un piccolo buco nel centro del vasetto, in questo modo, poi prendete il seme ed andate ad adagiare all'interno, mettetelo in modo orizzontale, quindi né verso l'alto né verso il basso, ma deve essere di piatto.
così. Dopodiché, una volta che l'avete messo nel terreno, lo affondate per circa 1 centimetro e coprite. E la semina è stata fatta, non resterà altro che bagnare abbondantemente il vaso ed aspettare che da qui nasca la nuova piantina. Ed ecco che dopo circa 10 giorni dalla messa in dimora del seme, questo ha già iniziato a generare una piccola piantina, guardate, è proprio qua che sta cercando di spuntare fuori dal terreno. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio il germoglio. Eccolo qua. In queste immagini vi mostro la differenza che c'è tra un seme decorticato e un altro no, messi a dimora nello stesso giorno. Come potete notare, quello di sinistra, quello che abbiamo pulito, ha già la piantina e il germoglietto che sta venendo fuori, guardatelo. Invece questo, che non è stato toccato, addirittura è ancora allo stato iniziale, non ha nessun accenno di germogliazione. Quindi, se voi volete ottenere un risultato molto più celere e praticamente sicuro, io vi consiglio comunque di cercare di pulire il seme dalla pellicina esterna. Trascorse meno di 10 ore dall'ultima ripresa, possiamo notare che il germoglio sta crescendo in modo assolutamente sano e veloce. Si vedono addirittura le 2 foglioline che stanno iniziando a formarsi. Trascorso circa un mese dallo spuntare del germoglio potremo avere una piantina come questa, quindi con dimensioni di più o meno 8 cm e assolutamente sana. Vi ricordo che se vorrete comunque che questa produca dei limoni, una volta che sarà adulta andrà innestata. Se non lo farete, i frutti che produrrà saranno molto piccoli e molto aspri, quindi assolutamente non commestibili. Innestare una pianta è davvero molto facile, quindi non vi fate scoraggiare dall'idea di doverlo fare. Una volta che questa pianta sarà abbastanza grande, sarà il momento di metterla in un vaso più grande o direttamente a dimora nel terreno. Se avete appunto scelto questa tipologia di vasetto, basterà prendere tutto il vaso e andarlo ad interrare in un vaso più grande o direttamente nel terreno. In queste immagini vi mostro quali siano le fasi affinché un limone da piccolo bocciolo diventi prima un fiore, dopodiché un frutto maturo pronto per essere raccolto. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata e se volete, se vi è piaciuto il video, condividetelo sui social perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.